Non c'era più ovviamente Ringo, Gianni se n'era andato, Iaz è andato via, era alla stregua di un turnista, non componeva, erano rimasti Piero e Ghigo. Le FIBA hanno fatto benissimo a cambiare. Aggiungo una cosa che forse darà fastidio a qualcuno della fanbase, ma è una dichiarazione, tra l'altro lasciata allo stesso Rob da Gianni Maroccolo. Ha detto che uno dei suoi dischi preferiti dell'era post Marocco è Infinito. Come mai? Ragazzi, non l'ho detto io, l'ha detto Gianni. C'erano molti pezzi da quello che è definito l'album più, da alcuni, l'album più commerciale e più brutto dei Litfiba, che invece secondo me è uno dei più belli. Pensa un po' come sono i gusti nella vita, come possono essere sorprendenti. E stai parlando di Infinito, credo che sia l'ultimo, no? Sì. E siamo andati un po' avanti. Mi sorprende, a dir la verità. Se tu citi Infinito a un qualsiasi fan dei Litfiba ti toglie il saluto. Vabbè, abbiamo scoperto che a Gianni piace un disco particolarmente scialbo. Sì. Lo riascolteremo perché probabilmente abbiamo avuto anche un pregiudizio nell'ascoltarlo. Sarebbe molto interessante andare a fondo, capire ma esattamente cosa ti piace di quel disco. Sì. Su questa cosa posso dire una cosa impopolare, un'opinione impopolare su questo tema qua del cambio formazione sempre su Litfiba, no? Allora, per motivi anagrafici, magari molti hanno più vicino a sé, ovviamente, la scissione del 99. Però io ho conosciuto tante persone che hanno proprio visto da giovani i Litfiba degli anni 80, hanno vissuto quei Litfiba lì degli anni 80 e hanno vissuto lo stesso tipo di tradimento sentendo il cambio da quello che facevano prima al rock più lirico degli anni 90. Per me i Litfiba finiscono a puntini. Esatto. Quella frase lì. Qual è l'opinione impopolare? Mi sento dire una cosa, io sostengo questa cosa qua, che le FIBA hanno fatto benissimo a cambiare, perché non c'era più ovviamente Ringo, Gianni se n'era andato, Iaz è andato via, poi anche sta cosa qua, è rientrato come un collaboratore, ma era alla stregua di un turnista, non componeva, erano rimasti Piero e Ghigo. Voi immaginate se loro avessero innanzitutto in maniera anacronistica continuato un genere che continuava ancora nei primi anni 90, ma non avrebbe avuto grosso senso. Ma tutti avremmo detto che immaginate Piero e Ghigo che trovano il sostituto di Gianni, il sostituto di Ringo, il sostituto di Antonio e si mettono, magari coinvolgono i musicisti a comporre, fanno di nuovo proprio una band e continuano a fare quelle cose. Tutti avremmo detto queste saranno la cover band di FIBA. Certo. No, i veri FIBA sono Gianni, Poi sta cosa non è neanche stata fatta secondo me a tavolino. Se prima a comporre erano 5 e c'erano 5 teste, trovandosi in 2, alla fine quello che era rimasto solo a comporre era Ghigo, e Ghigo, anche se poi era stato influenzato dal post-punk col suo viaggio in Inghilterra, aveva scoperto il punk eccetera, lui ha una matrice rock, classic rock, e quindi è normale, trovandosi da solo è andato su delle cose che erano più nelle sue corde. Si dice sempre i FIBA sono stati furbi, paraculi, hanno sempre cavalcato le mode, in parte è vero, ma seguendo un gusto rocchettaro che era quello dell'anima di Ghigo, quindi secondo me l'hanno fatto naturalmente, magari un po' sì, seguendo le mode, ma hanno fatto bene, perché allora sì che il confronto sarebbe stato impietoso. Immagino che in un primo momento, dopo il tuo abbandono nell'89, ci sia stato un attimo di una ferita, chiamiamo una delusione, eccetera. Nel tempo, com'è stato il tuo rapporto con i Litfiba che hanno continuato? Cioè, quegli album tu li hai ascoltati, te l'hanno mandati i tuoi ex soci? C'è un album, per esempio, degli anni 90 che ti piace, se non un album, qualche canzone specifica? E se mai ci fosse l'occasione, saresti contrario o favorevole magari a suonare anche dei pezzi che non sono della produzione degli anni 80? Ma quello è già successo, ci stando vicino quando ci si risentì, ci si ricontattò nel periodo in cui Piero e Ghigo stavano mettendo in piedi l'ultimo girone. Lì il discorso era complesso da risolvere, perché comunque sia non potevi in qualche modo riuscire a trovare un legame che ricapitolasse tutti i 40 e passa anni attraverso un'unica band. Questo almeno
era la difficoltà iniziale che venne fuori. Io allora feci una proposta abbastanza semplice, nel senso mi riascolto tutto, non ho problemi, cioè nel senso entro certi limiti non ho problemi, e ho fatto una mia lista ideale di pezzi, chiamiamoli così, post Marocco, no? per semplicità, che non avrei avuto problemi suonare, anzi che avrei avuto anche piacere di suonare. Mi ricordo ad esempio c'era Ritmo 2, c'erano parecchi pezzi da Diablo, da Terremoto, c'erano pezzi anche da Spirito, c'erano pezzi anche da... Poi siamo andati avanti eccetera, ma ci siamo inceppati e a un certo punto si è deciso di lasciar perdere perché era probabilmente troppo complessa la faccenda. Ho continuato a seguirli dopo un po', perché per quanto sia stata una mia scelta, ma quella di lasciare il gruppo, ci sono state una serie di riflessioni successive e anche di reazioni. La primissima fu quella, e di questo mi pento amaramente, come dire, dentro di me veniva fuori il discorso pensiero forte, una pulsione forte di dire devo fare di tutto per non sentir parlare ora dei Litfiba, per dimenticarli, perché è un casino altrimenti, non... già devo ripartire da zero e tutto. E quindi mi ricordo che feci un falò di un casino di fotografie, filmatini, poster che avevo. Accidenti. Li bruciai tutti, cioè proprio per dire così non vedo più un cazzo, non penso più a niente. Quindi i primi 2 anni, se vedevo un articolo sui Litfiba non ce la facevo a leggerlo, lo saltavo, lo evitavo, non volevo sapere, non volevo ascoltare. Poi ovviamente dopo un po' il tempo, la vita rimette a posto tutto, quindi io ho ritrovato una nuova dimensione che mi prevedesse all'interno della musica, e quindi con più serenità e maggior tranquillità sono andato a ritroso, ho iniziato ad ascoltare più o meno tutto quello che loro stavano facendo discograficamente, e sono andato a vederli anche un paio di volte dal vivo. Insomma, è ripartita una situazione, diciamo, più di sana normalità, cioè, ma non perché ce l'avessi con lui, perché era grosso il dispiacere di aver interrotto il percorso in quel momento lì, dove tutto fondamentalmente poi stava andando bene, perché avevamo appena venduto 200-300 mila copie di Pirata, quindi Sì. ma a parte, dal mio punto di vista andava benissimo anche prima di Pirata, cioè perché avrei continuato a fare lo Zingaro in giro per il mondo più tempo possibile, insomma, visto che le opportunità all'epoca c'erano. È tornato il sereno, ribadisco, però non c'è mai stato il temporale, fra virgolette, per colpa dei Litfiba o per colpa di qualcuno, è solamente una scelta come la mia, che è stata mal compresa, cioè non compresa all'inizio, che so io, persino da affetti cari come la mia ex moglie, mia madre, tutti a dirmi ma sei scemo proprio ora. che c'è il successo, sì. Appunto, e quindi anche quello ho dovuto, era un fardello da sopportare. Spesso dicevo vabbè, tanto è inutile ve lo spieghi, se mi date di Bischera vi prendo di Bischera, avete ragione, però è così. Ci è voluto un po' di tempo, e queste collaborazioni poi hanno fatto sì che ci si risentisse sempre più spesso, e non per questioni legate alla musica, ma solamente per sapere come si stava, come andava la vita, vedersi, mangiare una fiorentina, insomma, cose del genere. Stai sostenendo, seppur con parole diverse, citando Piero, quello che dicevo prima sui Litfiba post reunion, cioè il gran problema loro è il fatto che hanno, secondo me, giocato a scimmiottare loro stessi, quando secondo me potevano rinascere sotto un'altra forma. Ad esempio, io un'idea a Piero nel mio video gliel'ho data. Carissimo Piero, che sicuramente stai guardando questa Ti sta live, ascoltando, sì. ma sicuro. Tu sei un grandissimo scrittore di ballate, di brani lenti. Fammi un cazzo di disco di brani lenti. È quello che mi auspicavo, cannando totalmente alla previsione. Io ammetto di non averci capito un cazzo. Io, quando dovevo uscire sto Desertidi, avevo tutti i segnali positivi, perché c'aveva gli acufeni, aveva sofferto, passava un periodo di depressione, poi erano finiti i Litfiba, eccetera. Poi mi ricordo cos'era, erano i primi dell'anno, e lui faceva quei concertini natalizi dell'ultimo dell'anno, quelle cose, le comparsate, aveva fatto cover aveva fatto canzoni di Litfiba fatte bene, degli anni '80, arrangiate bene,
detto, ma sarà che stavolta fa. E ho puntato tutto, ho fatto all in su, secondo me il prossimo disco di Piero sarà profondo, e invece è uscito Deserti. Ma il fatto è che, e qui poteva essere un altro argomento di discussione che poi ovviamente dopo dimenticherò tutti. Il fatto è che quello che probabilmente, mia opinione come tutte le altre, il problema di fondo è che il fan dei Litfiba è molto integralista. Io l'ho notato dai commenti dei miei video, ne ho avuto proprio una conferma che già avevo nella mia mente, cioè il fan dei Litfiba da Piero vuole quello, cioè vuole lo showman di Terremoto, del Terremoto Tour, che si urla, strepita, rock and roll, capello lungo, cazzi e mazzi vari. Non si aspetta un Pelù seduto con il chitarrista con la chitarra acustica a far ballate, perché in quel momento Non lo so, sai. io l'ho avuto un po' l'impressione, perché Tiro Pelù purtroppo non lo so, però ha impresso nella mente del fan dei Litfiba quella figura là. Io sui commenti dei miei video è stata poi una cosa palese, che già immaginavo. Quindi secondo me se un domani facesse effettivamente un disco acustico, facciamola facile, proprio acustico, chitarra acustica e tutto, ci sarebbe secondo me un'ondata di persone che gli direbbe: ma tu non eri il diavolo? Ed è secondo me un'immagine che fa un po' fatica a scrollarsi dosso. Il live lì di Storytellers è meraviglioso. Ma infatti, ma in quel periodo, se tu confronti quel periodo, ne parlo nel mio video, è una frase che sto dicendo spesso, lo so, ma sono tutti argomenti che ho effettivamente trattato. Se tu guardi tutto quel periodo, anche il live di Storytellers, anche da un punto di vista prettamente estetico, Piero andava in scena con una t-shirt, capello per giunta tagliato, vabbè, quello forse È si è vero, sì. pentito, molto 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 sobrio. Cioè, molto naturale, cioè, non era forzato, anche se è e rimane un grande showman, nessuno dice il contrario, però era molto vado sul palco a fare quello che mi va. Quando io invece vedo Piero oggi, vedo comunque una persona che secondo me, pur rimanendo un ottimo showman, gioca a fare quello ribelle, quello con la giacca di pelle, che deve fare rock and roll e le Sì, in corna. effetti a 60 anni è un po' strano, E basta, si sono rotti i coglioni sta roba, cioè lo sappiamo che sei quello, ma sei anche molto alto, tu sei molto di più. E vai con le citazioni, tutte mi vengono oggi. Uno dei commenti più frequenti che ci sono stati sotto i miei video o su Pelù o sui Litfiba è: i Litfiba per me finiscono a, oppure per me i Litfiba sono questi, oh ma che stai dicendo, per me il miglior disco di Litfiba è, e io ogni volta dico: ragazzi, ma cioè, se a me piace X e a te piace Y, cioè non lo vedo questo gran problema. E a questo aggiungo una cosa che forse darà fastidio a qualcuno della fanbase, ma è una dichiarazione, tra l'altro lasciata allo stesso Rob da Gianni Maroccolo, quindi qualcuno che ha un po' più di autorità sull'argomento di me, che ha detto due cose che se le avessi dette io o una qualsiasi persona con delle cuffie, un microfono e una videocamera davanti avrebbe fatto incazzare a morte. Gianni nella chiacchierata con Rob ha detto due cose al limite del ma mi sta prendendo in giro o è serio? Ha detto che uno dei suoi dischi preferiti dell'era post-Marocco, l'ha chiamata così per semplicità, è Infinito. Come mai? Ragazzi, non l'ho detto io, l'ha detto Gianni. Dell'intervista a Gianni mi ha colpito il fatto che Infinito risulti tra i suoi album preferiti post-Marocco, molto singolare. C'erano molti pezzi da quello che è definito l'album più, da alcuni, l'album più commerciale e più brutto di Litfiba, che invece secondo me è uno dei più belli. Pensa un po' come sono i gusti nella vita, come possono essere sorprendenti. E stai parlando di Infinito, Ah, credo ok. sia l'ultimo, no? Sì, Cioè sì. l'ultimo, scusa, È il l'ultimo 99. prima che poi si siano ritrovati. Sia Infinito che quello prima. Cos'era? Mondi sommersi. Mondi sommersi. E io lì ho sorpreso Rob, perché gli dissi, quando ci sentimmo poi su WhatsApp, che io in realtà non rimasi sorpreso perché questa cosa già uscì. E io inizialmente pensavo anche che ci stesse
amorevolmente, Trollando. amichevolmente coglionando. Sì, assolutamente sì. A quanto pare invece no. Lui Ma ha ritiene... motivato questa cosa? Sì, Mi siamo Questo andati un po' mi avanti. sorprende a dir la verità, perché tipo Vivere il mio tempo trovo che sia una bella ballata, il resto del disco non capisco come possa conciliarsi col tuo gusto, con le cose che hai sempre proposto. Perché perché la differenza sta come dire, nella composizione nuda e cruda, non so come dirti, non nel vestito che poi sono stati dati nei Ok, vestiti che poi l'arrangiamento. sono stati ritagliati sui singoli pezzi. Io parlo proprio a livello di composizione pura, quindi armonia, melodie, ritmiche e soprattutto i testi in alcuni casi. poi se c'è Rob in ascolto magari mi aiuta e integra, però il succo era, sì, magari è vero che da un punto di vista prettamente di produzione discografica è quel disco lì, ma le composizioni nude e crude non mi dispiacciono. Ma lui proprio l'ha citato come sia Infinito che Mondi Sommersi, però per me sono campionati diversi i due dischi, però ha messo il punto su Infinito. E se tu citi Infinito a un qualsiasi fan dei Litfiba ti toglie il saluto. Proprio perché è un disco particolarmente poco riuscito e su questo credo che in molti siamo d'accordo. Anche perché la forma, anche tu Gianni abbi pazienza, lo sai che ti voglio bene, però dai, va bene tutto, eh. Vabbè, ha detto che anche molte cose di Mondi Sommersi gli piacciono, che Mondi Sommersi anche lì si sta avvicinando nella riscrittura storica a Infinito, ma Mondi Sommersi secondo me è un grande album. No, allora Mondi Sommersi sempre secondo me, altrimenti la gente Per via di Regina di Cuori, quelle cose lì, però Mondi Sommersi è il miglior disco dei Litfiba anni 90 per sound, nel senso che è un disco che suona più moderno. internazionale, nel senso suona non a caso è stato masterizzato Abbey Road, parentesi, ma suona fresco, suona elettronica, lasciate stare le composizioni, su quello ci arriviamo tra un istante, ma è un hanno anche tentato il salto internazionale con Reina de quel disco Corazones. aveva tutte le carte per fare un ovviamente non c'è l'audacia delle band estere, quello no, ma è un disco che suona molto attuale, anche perché non ricordo dove c'era scritta sta roba, del fatto che ai Litfiba pesava molto il fatto che fossero sempre un filino fuori moda, che facessero sound che erano magari appena passati di moda, per intenderci. E con Mondi Sommersi cercarono di raddrizzare un po' la rotta, ad esempio. Ci sono cose di Mondi Sommersi che a me piacciono da impazzire e non c'è nulla di Infinito che mi piace da impazzire. Uno dei brani più dimenticati di Mondi Sommersi che a me piace molto 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 è L'Esercito delle Forchette, tolto il ritornello non proprio felicissimo, ma secondo me è un disco che suona strabene, c'è anche un assolino di bass di Barney, credo sia Fazio qualcosa, Sparami un pezzone, Goccia a goccia, una grandissima Goccia, ballata. Apri le tue porte è un buon brano, Dottor Emma mi piace ancora un sacco, quindi il problema di Mondi Sommersi è che almeno metà di quel disco tu lo puoi prendere o lo puoi buttare nel cestino, senza se e senza ma. Però sì, se la potevano giocare sicuramente meglio, però non c'è paragone tra Mondi Sommersi e Infinito, cioè proprio siamo su campionati differenti, secondo me. Vabbè, abbiamo scoperto che a Gianni piace un disco particolarmente scialbo. Sì, ma tra l'altro vorrei dire lo riascolteremo perché probabilmente abbiamo avuto anche un pregiudizio nell'ascoltarlo e magari tra l'altro sapendo che a Gianni piace possiamo riscoprire qualcosa probabilmente. Quando l'ha riferito a Rob, in realtà io poi con Rob mi sono sentito su WhatsApp, lui era rimasto ovviamente come tutti molto sorpreso, ma io l'ho colto di sorpresa dicendogli che in realtà questa cosa gli era già sfuggita in qualche altra intervista, quindi non mi ero particolarmente sorpreso di questa cosa. Sarebbe molto interessante andare a fondo, capire ma esattamente cosa ti piace di quel disco. Sì.